Ok, buongiorno a tutti, ciao Monica, ciao Lorella. Ciao. Conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a Lorella. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra le sue mani, in particolar modo adesso mi sta mostrando la mano destra e vedo che si passa dal dito indice al dito medio, poi al dito anulare, una fede nuziale. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi fa un bel sorriso. Ok. Causa di questa immagine, cosa ci vuole comunicare? È la sua allora in questo caso specifico riguarda la sua situazione sentimentale, però più in generale riguarda proprio la sua indecisione, la sua insicurezza, no, quindi si passa questo anello da un dito all'altro, senza neanche comprendere che tra l'altro la mano è quella sbagliata, no, Mhm. perché la sta infilando nella destra, varie dita della destra, poi la mano sarebbe teoricamente la sinistra. Come è fatto l'anello? No, classico. Classico anello d'oro fede nuziale. Liscio, senza gemma, ok. Sì, sembra più oro bianco, diciamo, anziché oro giallo. Va bene, andiamo avanti in questa immagine. Cosa vuole farci vedere relativamente all'anello? Mentre mi fa vedere questo anello, mi fa vedere varie situazioni, perché mi fa vedere questo uomo, plausibilmente io vedo negli Stati Uniti, in questo grattacielo, in un piano molto alto, tipo uomo d'affari. Mhm. Poi mi sposta l'attenzione, in un palazzo, magari non così alto, non così grattacielo, comunque sempre ufficio, me lo porta in Svizzera, poi mi porta a Lucca perché mi fa vedere proprio le porte della città, le mura intorno alla città di Lucca. Mm. Sulla Sicilia invece mi fa fare, come dire, un viaggio come se io fossi una folata di vento. Me lo fa fare così, veloce, rapido, non mi fa soffermare lì. Sono 5 fiamme grezze. Sì, è come se lei comunque avesse una predilezione per quello negli Stati Uniti, per una serie di ragioni. Ehm, Però, mentre prima vedevo principalmente lui, adesso si affiancano altri, quindi non c'è più l'esclusiva. Diciamo che un pochino più formata sarebbe quello negli Stati Uniti. Ma giustamente per una serie di ragioni, perché è troppo distante, eh, difficilmente raggiungibile, lei ha iniziato ad ampliare, diciamo così, il suo ventaglio di possibilità. Va bene, facciamo, questa non è la prima sessione di Lorella, ma la seconda o la terza. Vediamo, facciamo un check, vediamo come sono i valori. Vibrazione, Al momento preciso 26 miliardi. consapevolezza, È cambiata.
Quando hai iniziato la sessione, subito mi è arrivato 137%, poi tu gli hai fatto dei discorsi. Mhm. Quando tu hai iniziato a parlare, io ho visto che questo numero cambiava. Siamo arrivati a 168. PS, 46. vite precedenti. Il discorso è simile. Quando abbiamo attaccato con l'esposizione dei punti mi dava 1102. Quando tu hai parlato, per effetto del tuo discorso, da 1102 vedo che è andata a 986. Cervello, 7.9. qui non c'è il discorso quando io ho parlato o no. No, non lo vedo. 7.9, ok. Ricordiamo tutti che se volete una chiacchiera con me aumenterete la vostra consapevolezza. Canale 188 del digitale 888 del digitale terrestre. Va bene. Entità. Allora, ne vedo una che ha tipo le sembianze di, mm, diciamo, una sorta di drago che conta delle banconote e che impila delle monete. Drago, poi? Un EDL. Mhm. La spesa entità è finita? Sì, sopra vedo Zeus e basta. Mm. E entità mentali. Allora, ne vedo una che così saltella fra il 2 e il 3 e me la chiama Sasso. Mhm. E mi mostra come questo sasso va a creare un blocco, un'ostruzione, un flusso interrotto di una serie di cose, di situazioni, di emozioni. E anche questo relativo alla sessualità, tanto è vero che sasso vedo che mi si trasforma come parola in sesso. Mhm. Anche lì creando, diciamo così, delle difficoltà, dei blocchi, che poi in un'unica parola è una sorta di autosabotaggio, però fondamentalmente questo sasso si manifesta creando degli ostacoli di vario tipo in varie situazioni della sua giornata, in varie situazioni fisiche, blocchi vari. Poi ne vedo in lontananza, ma quello me la dà, non so come spiegarti, è come una specie di sottofondo musicale che è un'entità collettiva a cui lei ogni tanto si aggancia, ma un po' per una questione proprio di regione, Mm. quindi di matrice culturale, ed ha un nome abbastanza ampio che è maghe, fattucchieri, carte, malocchi. Tutto quel calderone lì, Mhm. che è un po' caratteristico di, va bene, molte regioni d'Italia, certamente anche la sua regione, Mhm. e per cui di base c'è questo timore degli altri che possano farti un malocchio, degli altri che possano essere curiosi, invidiosi e ostacolanti la tua vita con delle energie negative. Mhm. Mm. E poi? No, no, basta. Va bene, poca roba. Sì. Diciamo a Lorella di mettersi davanti al drago. Non le chiediamo di metterlo in un portale definitivo, noi le chiediamo di tirargli la coda e mettergli le dita nel naso, niente di tutto questo. Le chiediamo semplicemente perché ha bisogno ancora dell'esperienza con il drago.
Sono rimasta un po' dispiaciuta che quando tu mi hai chiesto questo, io ho visto che lei si metteva in ginocchio davanti al drago. Il problema principale è che questo sta maneggiando dei soldi e lei è un po' sensibile a questo discorso qua, perché essendo che lei non ha ben capito che il suo potere creativo riguarda anche questo, l'aspetto economico, lei è come se si sentisse subordinata a questa entità che sta maneggiando i soldi. Lei non ha ancora ben compreso che anche i guadagni assolutamente fanno parte delle sue facoltà di creatura divina. E sta ancora delegando, in questo caso, che sto vedendo all'entità, la possibilità di ricevere denaro. In questo momento è l'entità che sta erogando questi soldi. EDL, quindi è il lavoro, in sostanza. Sì, è il lavoro e il sentirsi subordinata, cioè, capito? Quindi è sempre qualcuno che la paga. Lei percepisce molto questa roba qui, come se il guadagno non fosse esattamente suo, mi fa vedere che è l'altro che gli dà dei soldi. Deve ancora fare uno scatto dentro di sé per comprendere che i soldi non sono altro che energia e che, essendo energia, assolutamente sono creabili, trasformabili, plasmabili esattamente come tutto il resto dell'energia, e che dipende quindi da lei, non dall'erogatore. EDL, Sì, EDL io fondamentalmente ne vedo uno. perché è lì? Stessa cosa, portiamola davanti all'EDL e chiediamole perché ha bisogno ancora di una esperienza con l'EDL. Mi fa vedere una specie di proporzione della sua vita, no? Mi fa vedere come un 80% della sua vita è stato proprio un po' nell'inconsapevolezza e nel vivere una serie di esperienze in cui lei fondamentalmente aveva dato la propria vita in mano ad altre persone, sia occupandosi lei stessa delle persone, sia permettendo alle persone anche di schiacciarla. Ok, sempre questi sassi, vedo proprio che glieli lanciano addosso i sassi, quindi di mancarle di rispetto, e lei si faceva mancare di rispetto. Mhm. Quindi questa porzione qua di vita è quella prevalente, è stata per un lungo periodo di tempo. Poi mi fa vedere come di fatto la sua volontà sia cambiata, quindi che lei ha detto no, io non voglio più questa vita qua. Però è come se in un certo senso lei ragionasse ancora in maniera tra virgolette logica e razionale e se la vedesse davanti come la porzione più grande occupata da questo tipo di atteggiamento di subordinazione e di dedizione agli altri. E quindi, essendo questa stata la maggior parte della vita, è come se non bastasse e andasse, diciamo così, a influenzare negativamente quella porzione più piccola della sua vita in cui lei invece ha preso decisioni diverse e ha iniziato ad avere atteggiamenti diversi. Va bene, andiamo a vedere il momento in cui si connette a Sasso. Ma spesse volte durante la giornata, cioè ogni volta che accade un minimo contrattempo, quel contrattempo è il sasso. Ora, questo sasso cosa può essere? Un sassolino piccolo, oppure può essere decisamente una pietra più grande, oppure può essere proprio uno scoglio. Quindi può cambiare di dimensioni. Sta di fatto che rappresenta sempre un'ostruzione. Può rappresentare un piccolo sassolino in una scarpa fastidioso, oppure può rappresentare un vero e proprio macigno che lei non sa cosa fare davanti, perché non sa neanche aggirarlo. Mhm.
mi fa vedere proprio come il sasso può anche essere a volte reale, concreto, ok? Come se lei creasse proprio un aggancio con questo sasso. Sasso che può essere percepito proprio come fastidio, una percezione di fastidio. Specialmente questo sasso me lo colloca nella zona genitale. Come sasso, come in senso di indurimento, di irrigidimento, di blocco, di freno. È un sasso veramente trasversale che riguarda situazioni di vita e riguarda anche problematiche fisiche. Va bene. Vediamo contemporaneamente alla causa esoterica degli elementi fisici anche eventuali nuovi impianti. Causa esoterica del problema al tallone sinistro. È proprio il discorso del sasso. Cioè questa entità sasso, lei la riesce proprio a concretizzare, a vivere così. Ok? Quindi come se fosse proprio il sasso dentro la scarpa. Tanto è vero che questo fastidio al tallone ha iniziato a passarle, diciamo così, quando si è approssimata la nostra sessione. Mhm. Perché lei sapeva che avremmo affrontato questa questione sasso, ok? Sapeva che avremmo fatto di tutto per togliere questo sasso dalla sua scarpa e dal resto della vita. Questo anche prima di decidere di fare questa sessione, in realtà. Un po' meno, ma sì, in una certa misura, sì. Ginocchio, gamba destra. Ma lì, guarda, mi dà più come se lei sforzasse proprio di più la sua parte destra, e me lo fa vedere collegata all'emisfero sinistro, cioè lei sforza troppo la parte logica per prendere delle decisioni. Infatti poi riguarda la gamba, riguarda il procedere, riguarda l'avanzare nella vita. Si sforza troppo facendosi dei discorsi pro, contro, poi si autoboicotta, eccetera, non lasciando fluire quasi per nulla l'intuizione. Per esempio quando fa un ad eternum. Sì, anche qua. Infatti mi fa vedere l'unico impianto che ha è un impianto mentale. Quello che io visualizzo è che ci sono questi filamenti di colore blu violaceo che gli escono dalla testa. E queste in un qualche modo sono proprio le connessioni che la PS fa con gli eventi circostanti. E quello che io visualizzo è una sorta di forbice eterica che recide proprio questi filamenti qua, impedendo quindi che la sua PS abbia una comunicazione fluida con quelli che sono gli eventi esterni. Quindi la capacità proprio di attivare l'intuizione, la percezione di quali eventi cogliere e quali eventi scartare. Mm. Non Sì. riesce a cogliere quali sono le opportunità evolutive e quali invece che sono invece solo lì per creare una sorta di tentazione e di prova, ma sarebbero da tralasciare, proprio perché interviene questa forbice che impedisce un doppio senso delle informazioni, cioè le informazioni che passano da dentro a fuori, ok? Ma non parlo delle informazioni della mente, del cervello, delle informazioni che arrivano a dei livelli più profondi. Perché per lei il livello più profondo ancora non è l'anima. Per lei il livello più profondo è l'inconscio. Mm. Ma siamo ancora a un livello di mente. Qua è come andare ad un livello sovramentale quando parliamo di anima.
Lei è ancora ferma alla mente, la mente che è quella come se fosse la punta dell'iceberg e la mente che è la parte sommersa dell'iceberg, ma siamo ancora nella mente ed è quello che lei concepisce. Sternutisce senza una ragione. Ma quella è la PS però invece. Quando? È come se la solleticasse. Ecco, è proprio questo l'idea, un solletico le crea. È quel solletico che lei non può inquadrare da nessuna parte, ok? Non può inquadrare in un disturbo fisico, non può inquadrare in un evento preciso. Non ho capito. Mi fa vedere la PS che gli passa come una piuma sotto il naso. È un modo sottile che ha la PS di comunicare con lei. Perché producendogli questa cosa, che lei non sa assolutamente spiegarsi, non sa inquadrare, è un modo di risvegliare in lei delle domande più profonde. Quindi se non tutto è spiegabile attraverso dei fattori fisici, vai oltre. Ti creo questo solletico, ti Un po' creo uno questa curiosità. schiaffo. Sì, però con lei lo fa in Sveglia. modo così. Sì, 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 esatto, in maniera così, più solleticata, più gentile. Perché lei comunque di schiaffi ne ha ricevuti, reali. Non sarebbe un buon metodo di comunicazione della PS per lei. Tende a intossicarsi. A tutti i livelli. Allora, intanto mi fa vedere niente, che lei ha ancora questa entità mentale in cui tende a bloccarsi, ad autosabotarsi, per cui effettivamente l'intossicazione è ascrivibile a questo. Poi è soggetta a questa entità mentale collettiva, in cui praticamente gli altri possono guardare con invidia, ok? E nel momento in cui guardano con invidia, ti intossicano, ti creano il marcio, ti creano un'interferenza nella vita, un frastuono. Anche gli acufeni sono quello. È il suo legame, anche se è intermittente, con questa entità mentale collettiva, dove è anche un po' lo sparlare delle persone, quindi per quello che lei sente gli acufeni. Quindi sono sempre comunque gli altri che giudicano, gli altri che invidiano, gli altri un po' malevoli, gli altri che non la vedono di buon occhio perché comunque lei è una donna sola, tante chiacchiere così. Dolore al seno destro. Sì, poi io guarda, lo vedo molto legato questo ai genitali. Lei adesso si sta dando l'opportunità di Sinistro. recuperare, è infatti il cuore Scusa. quello. Sinistro, scusami. Sì, è il genitali e il cuore sarebbe, che vivi come seno, ok? Ma poi il sinistro ancora meglio, il cuore leggermente spostato a sinistra. Lei si sta dando l'opportunità di vivere questa sessualità e a lei piacerebbe unirla con il sentimento. Ma ci sono dei blocchi anche qua, come abbiamo visto, relativi alla sessualità e proprio relativi al lasciarsi andare nei sentimenti. Quindi, da un punto di vista esoterico, è più questo. Lasciarsi andare a delle emozioni e anche accettare che magari la sessualità può essere vissuta talvolta slegata dal sentimento.
senza essere paura, senza aver paura di essere giudicata all'esterno, senza aver paura di essere giudicata da quelle che potevano essere le voci di una volta dei genitori, no? Che dicevano che no, sai, il sesso andava vissuto solo con una persona, matrimonio, queste cose qui. Mal di gola. Ma mal di gola, prima io le ho parlato di questa cosa del fumo e lei mi ha detto che direttamente lei non fuma. Mm. È come se io lo vedessi, non so perché mi dice vitamina C. Come se lei avesse una carenza di assorbimento della vitamina C e vedo che a me l'ha tradotto così, legato al fumo, affinché io capissi che era un problema di carenza di vitamina C, anche se non è lei che fuma, e vedo che le dà una sorta di debolezza e in particolar modo per lei è questa sensibilità alla gola, quindi tende a irritarsi facilmente la gola, ma perché io la vedo carente di questa vitamina C. Ah, vitamina C, va bene. Mal di gola, mal di schiena. Vediamo un po', mal di schiena. Ma mal di schiena intanto mi dice che sta anche parecchio seduta e neanche benissimo, perché mi fa vedere che va più indietro col sedere, tac, lo vedo così. Vedo che si allunga quella parte lì lombare, un po' strana la seduta, che si affossa, ok, sta tanto seduta. La cosa che mi dice è che dovrebbe anche un po' dedicarsi di più al movimento. Quindi io sinceramente non vedo la causa esoterica. Torniamo al sesso, vaginismo e Mm. problemi ai genitali. Lei, ti devo dire la verità, la relazione che sta vivendo adesso sarebbe più da vivere così, come una passione. Ok? Solo che ci sono una serie di retaggi morali, culturali che le rendono un po' difficile viverla liberamente in questo modo, questa relazione. Pertanto è come se lei proprio si creasse questa rigidità, ok, genitale, si creasse un rapporto fisico difficile perché non riesce a accettare di vivere eh, questa relazione per quello che è, quindi soprattutto un'intesa fisica. Io la vedo più così, più un'intesa fisica. Acufeni. Sì, l'entità mentale collettiva. Maghi, ma Sì, fattucchiere. tutto sto chiacchiericcio della gente che parla, curiosa, che non si fa gli affari suoi e che lei le avverte così, come questi suoni incessanti. Vediamo, già che ci siamo, prima questa parentesi, lei chiede un controllo se è stato fatto un lavoro su di lei, quindi malocchio, Allora, io lo fattura. vedo più collocato nel passato. Attualmente può essere vero che c'è molto persone che un po' si impicciano, mm? Mhm. Che tendono Chissà ad come essere lei curiose, sta, se sta ficcare il bene. naso, sì, ficcano il naso così. Però delle azioni concrete a quel livello lì, no, no, no. Mhm. Questa situazione cambierebbe se lei non stesse più lì, nella Trinacria. Allora, già possono cambiare nel momento in cui lei sceglie di staccarsi da questa entità mentale collettiva, ok? Quindi, di fatto lei non subirebbe più l'influenza, di questo, ma che non so neanche se definirla maldicenza o semplicemente anche un po' curiosità morbosa della gente, ecco. Mhm. Nel momento in cui ovviamente, quindi può comunque superarla stando lì
E poi ovviamente nel momento in cui si trasferisce vedo che si potrebbe trasferire non al sud, secondo me, in una zona in cui culturalmente è proprio un po' diversa l'impostazione dei rapporti fra le persone, ecco, la società è un po' diversa dove potrebbe andare lei. Problemi di memoria. Dunque, ehm, intanto vedo che lei impiega le sue facoltà mentali verso cose che la stancano inutilmente. I pensieri su cui lei si concentra e che richiedono molta sua energia ehm, sono proprio dei pensieri vampiri. Sono proprio dei pensieri che la impoveriscono e tolgono energia a queste facoltà di memoria. È un'energia mentale impiegata male. Ma lei ce l'ha, eh? Tra l'altro io la vedo come una donna che può imparare, allora, nonostante non sia proprio una ragazzina, lei è una donna che può imparare tante nuove nozioni. Ma per farlo deve un attimino ripulire la sua testa, perché ci sono troppi pensieri zavorra, proprio sono inutili, occupano spazio. Nel momento in cui lei si ripulisce bene la sua mente, io vedo proprio che funzionerà in maniera più accelerata e anche le informazioni che andrà a memorizzare riguardo anche a nuove materie di studio saranno proprio più veloci, più accelerate. E che deve far pulizia, ci sono troppe cose inutili in quella testa. Si mangia la bocca, si morde l'interno della bocca, senza volerlo, con i denti. Lei ha questo logorio mentale, no? Molto forte, perché è sempre lì, ma che cosa devo fare? Ma devo andare a destra o devo andare a sinistra? Devo andare avanti o devo tornare indietro? No? Così, è un po' un criceto, tra l'altro, no? Io la vedo Mm. tipo criceto, la sua ruotina, ecco. E quindi ovviamente tutto questo stress, questo logorio mentale le fa avere questo diciamo masticazione anche quando non sta masticando, è un masticare i pensieri dentro la bocca, chiamiamolo così. Va bene, causa esoterica del PC che aveva dei problemi, così dal nulla. No, questa è l'entità mentale sasso, che lei ogni tanto si deve proprio creare dei fastidi, dei blocchi, delle ostruzioni, si deve creare quel sasso che va a impedire all'acqua di fluire bene. Quindi è lei. Entità Certo. brutte e cattive, no, è lei. Ma guarda Mm, che caso. Anche se fossero state le entità brutte e cattive, era lei lo stesso. comunque. Casa animali. Animali interferiti? Interferenze brutte e cattive? Ma assolutamente no. Adesso sto guardando cane, sto guardando gatto. Io no, no, no. No. La casa? L'altra volta un pochetto sì perché con il suo lavoro si portava a casa un po' di roba. Però devo dire che da quando l'abbiamo pulita, non la vedo sporcata di nuovo. No, io adesso la vedo a posto. Ok. Il cancello si apre da solo e il cane esce, no? Giusto, ho capito bene. Ah, ecco, forse qualcosa giardino mi dice. Ma Mhm. giardino perché probabilmente lì ci sono anche dei vicini, cose del genere, per cui essendo che lei è ancora attaccata a questa entità collettiva, che alla fine sono gli altri, la curiosità, capito, l'impicciarsi degli altri, ecco un po' il giardino. Ok, ma quello poi procediamo alla polizia.
Qual è la causa esoterica dell'incidente, diciamo, cane-cancello? Sì, la PS gli voleva mostrare che può accadere che ci sia un disguido durante la giornata, ma che se lei rimane centrata, e io vedo che lei l'ha fatto, lei ha detto: "Va, non andare nel panico", si è detta qualcosa del genere, infatti il cane si è fatto la sua passeggiata e poi è ritornato. Mhm, Tipo, non è che si è perso, non è che si è fatto male, cose del genere. mhm. Ha Quindi la PS senso, gli mostra questo, questa è la Matrix, è esatto. fatta di queste cose. Ha senso ricordare a Lorella che questa non è il mondo dell'utopia, noioso e palloso, perché l'utopia sarebbe noiosa e pallosa, ma è il mondo di cose piccole e inspiegabili che possono succedere anche a persone come Monica, come me, no? Curiosità, la racconti agli amici, se succedesse a me una cosa del genere la racconterei a Monica. Tempo una settimana né io né lei ci ricordiamo più e ne abbiamo parlato per capire. Oh, che bella opportunità di capire una cosa. Non oddio, sono di nuovo interferito. Oh, adesso Esatto. cosa è successo? Perché io devo andare verso l'utopia. No, guardate che è sottile sta cosa. Io conoscevo una persona che aveva l'utopia in testa e non è andata avanti di un centimetro nella sua vita, anzi è regredita, anzi è ancora più incasinata, anzi è piena di entità mentali e ne colleziona sempre di più. Non si va da nessuna parte. Mettetevelo in testa, l'utopia non è il risultato. Imparare è il motivo per cui siete qui. Quindi io ho il cancello che si è aperto da solo e il cane si è fatto un giro. Prima di tutto non mi sono detto, ah, il mio cane adesso lo prendono, gli tolgono gli organi e mi ritorna un ammasso di budella. No, e tu sti gran cazzi, no? Un bel gran cazzi va sempre bene. Dopodiché il cane è tornato, poi ho detto, vabbè, però è interessante capire perché un cancello elettrico o con chiave si è aperto da solo. Ne ho parlato con Monica, abbiamo fatto le nostre conclusioni, non perché Monica si vede le cose, che abbiamo parlato, discusso, ah che bello, che interessante questa cosa. Dopo una settimana, se ce lo viene a chiedere, non ne sappiamo più niente, ce lo siamo dimenticati. Cioè, non abbiamo dato potere a questo fatto. Abbiamo Esatto. imparato quello che abbiamo dovuto imparare. Ci abbiamo messo sopra un bel marchio sti gran cazzi e siamo andati avanti. Non ci siamo messi lì a dire, ah, l'utopia è il cancello che non si apre se non lo voglio io, ah, adesso le interferenze e cagate di questo genere. Siamo noi i creatori, io me ne sbatto e sono io il creatore. Vari tentativi eventuali di interferenze se ne vanno a nascondersi dietro la siepe. Si cagano sotto, cazzo, questo ha capito che è il re. Questo ha capito che è il capo. Minchia, che cosa facciamo adesso? Un bene amato cavolo di niente. Perché quando capiscono che tu hai capito, sono fottuti. Le interferenze brutte e cattive che poi alla fine sono? Niente. Un programma, aria. Neanche l'aria è fatta di cosa. Questi non sono niente. Quando l'hanno capito, si attaccano ai co di qualcun altro. Non dire parolacce, Monica, che questa è una brutta abitudine che puoi prendere da Elena al massimo, non da me. Rumori naso-bocca, ancora, sono tutti punti uguali, alla fine. Lei fa, Come se lei non da percepisse, sai, dentro. il rumore della forbice che taglia questi collegamenti. E lei li sente, questi rumori, come se provenissero appunto tipo dal naso, che comunque insomma il naso è proprio collegato, no? Sopra verso la parte alta della testa. Gli passano proprio dei canali energetici molto importanti. E quindi lei li percepisce come all'interno di sé e sono proprio i rumori di queste sforbiciate qui, la forbice che taglia le connessioni. Va bene. Come sta il cane? Bene, bene, chiaramente anche lui è venuto qua per fare esperienza, per cui ci sta, ecco, che ogni tanto prenda, vaghi, faccia nuove conoscenze. Vabbè. Apriamo il portale aureo, chiamiamo l'amica, mancata da un po'. Allora, ti devo dire che rispetto a questo discorso qui dell'amica, l'amica era già entrata nel portale aureo, però Lorella aveva bisogno in qualche modo di richiamarla perché aveva bisogno un attimino di riconsiderare
tutta la questione che abbiamo visto dell'entità mentale collettiva, che vista in una maniera un po' più importante riguarda anche l'aspetto fatture e malocchi, di cui infatti la sua amica era stata vittima. Mhm. Quindi lei aveva bisogno un attimino ancora di sviscerare questa roba qui, che è vero nella zona in cui lei vive è un qualcosa che viene utilizzato con una certa frequenza. Ed è come se lei avesse avuto bisogno di avere la conferma che adesso lei ne è libera. Lorella aveva bisogno di questa conferma qui. Quindi non c'è l'amica. E no, era già andata l'altra volta. Anche se noi non ci eravamo soffermati precisamente su di lei, però lei aveva visto il portale aureo e c'era già entrata, aveva sentito già la chiamata. Mhm. Va bene. Chiamiamo altri disincarnati delle generazioni di Lorella. Questo ogni tanto abbiamo visto succede, serve, perché non tutti alla prima chiamata rispondono. Solitamente poca roba, 10-20, però Mm. buttali via Mm. 10-20 disincarnati perché... 17. eh. Mm. Sì, sì. Chiamiamo anche disincarnati di qualunque direzione. Ah, sai che cosa? Mi richiama quelli di un altro... Ah, ok. Mi chiama quelli della città da cui proviene l'uomo che lei sta frequentando in questo periodo. Ok, Mm, tutti dentro, mm, non c'è il messaggio di nessuno, chiudiamolo. mm. Totale? 17 Mm, più? Vabbè, 35 me ne dava solo di là. totale 17 più 35. Ottimo. E questa è la parte più importante. Quindi, Svizzera, Inghilterra, USA, poco male, c'è un'indicazione, possiamo incidere così tanto? Io direi di no. Togliersi da lì? Questo sì, te lo posso chiedere. Con in coscienza? No. Con sale in zucca? Con contratti firmati? Con accordi di lavoro certi? Allora, mi dà questa cosa. Allora, la bandiera della Svizzera io la vedo, però, allora, come se lei avesse la possibilità di parlare, oltre che con quest'uomo, che gli dà questa opportunità di lavoro, con una persona che collabora con quest'uomo. Cioè, io vedo che quest'uomo effettivamente è come lei l'ha disegnato, quindi un po' un genialoide che quindi da un punto di vista pratico è un po' carente e Mm. quindi va un po' a perdersi nel momento in cui bisogna fare delle azioni concrete per realizzare un progetto, ok? Lui quella roba lì non ci arriva, quella roba lì. Lui è per altro, hai capito? Mm. E quindi è come se lei avesse l'opportunità di parlare in maniera un po' più chiara e più concreta con qualcuno che è una sorta di braccio destro, ok? Mhm. Dove lui è la mente, dove quest'uomo genialoide è la mente e c'è un braccio e lei dovrebbe più parlare con questo braccio. Ok. Cinema, fratello e moglie, che non vedono le sessioni. Vengono? Allora, il fratello, sì, anche se non lo vedo completamente presente, cioè lo vedo un po' incorporeo, come se ci fosse, ma non è ancora proprio il suo momento. La moglie no, non la vedo. Insomma, è ancora un po' distante per il momento da tutte queste tematiche, da questa consapevolezza. Però comunque una qualche predisposizione ci può anche essere. La vedo meno nella moglie invece. Vengono entrambi? No, la moglie io non la vedo.
Solo il fratello. Mm. Ok, la fiamma della sua regione, viene? Anzi, chiamiamo la Svizzera, l'americana, statunitense e quella della sua regione. E quella toscana, la Lucca. E quattro fiamme grezze. Mi dà adesso ancora un po' di confusione, sai? Tutto confusione, tutto scorre, Eh, tutto cambia. allora, dunque, lei vuole la fiamma, è vero, però in verità quello che lei mette davanti è prima la sua realizzazione lavorativa economica. Ma perché è importante che sia così? Perché vedo che per lei è anche una ragione di riscatto personale rispetto al passato. Mhm. Per esempio, io vedo che allora, la persona che sta frequentando, no, non la sento come sua fiamma, però che ci può essere invece nella zona abbastanza vicina a questa di questo suo uomo attuale, Mhm. una persona più compatibile con lei, che non è quello che Non lei ho sta capito, in ambito frequentando. lavorativo? No, 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 ambito sentimentale. sentimentale, sì. Quindi c'è una quinta fiamma grezza. Non tanto di... Sì. Scusami Monica, ma secondo te, da quello che tu vedi in questa posizione, esiste un numero massimo di fiamme grezze o no? Possono anche essere 15, 20, 100, 180. Solitamente io ho notato che sono 4-5, non di più. No, più di 5 no. Però è il mio dato empirico. Sì, per il momento posso confermare, sì. 5. Perché? Perché? Esattamente il perché 5. Vabbè, mi fa vedere questo pentagono, mi fa vedere come la PS si muove agevolmente all'interno di questo pentagono, siccome poi riesce a trasformarlo in un quadrato, escludendone una, poi riesce a trasformarlo in un triangolo. Mhm. Mm. Poi dal triangolo mi fa vedere che la trasforma come in una linea retta e dalla Mhm. linea retta mi fa vedere come se ci fossero, diciamo così, immaginati due poli, no? Uno da un lato e uno dall'altro della linea retta, che poi vanno a sovrapporsi. Questo sì, me lo mostra. Ehm, Questo è un passaggio che può avvenire abbastanza velocemente, dal pentagono fino ad arrivare alla sovrapposizione, all'unione, diciamo, no? Mentre invece creandosi altre figure è ancora possibile, perché ancora nell'ottagono già la vedo possibile, però è molto più lenta, più difficile, più caotica Mhm. Beh, già come 5 sono movimento. tante, Sì, 8. Più sì, aumenta, più i giochi diventano difficili, anacquati. In esatto. qualche modo il concetto di fiamma grezza viene a perdersi perché alcune si staccano. E- Sì, è un po' come, non so, mi viene un'immagine biologica, l'ovulo e gli spermatozoi intorno. Non so perché mi viene questa immagine, no? I Sì, pretendenti sono sempre 2 o 3, ma forse anche 4 o 5, però poi non c'è proprio spazio, no? Per esatto. cercare il primo che entra vince, ma non c'è proprio tutto questo spazio per avere 90 milioni di spermatozoi che cercano di entrare nel... Che poi, se vogliamo, è anche un'immagine che ha un senso. Va bene. Mm-mm. Ma tra tutti chi vince in questo momento? Che è solo in questo momento, eh? Lo svizzero, quindi è in Svizzera? No, tutto è in mano di Lorella.
anche la fiamma, soprattutto la fiamma. Ma l'immagine quello che mi dà è come di una sorta di stecchino lungo che arriva dalla Svizzera a Lucca e mi fa vedere come all'estremità dei due stecchini ci sono i cuori. Ok. Ci sono dei nemici in questo gioco di Lorella, le fatture, le invidie, la magia nera, la magia in generale, o lei può tutto. Lei può disfarsi di tutto questo anche solo semplicemente non pensandoci. Non pensandoci è impossibile, perché lei abita proprio in un luogo in cui glielo ricordano costantemente. Mhm. È proprio un argomento quotidiano, ecco, ok? Anche le persone che lei frequenta, anche il suo stesso passato, insomma così, quindi non pensarci è praticamente impossibile. Quello che è possibile per lei è neutralizzare, rendere neutro tutto questo insieme di eventi. Mhm. Quindi rendersi conto che lei può essere assolutamente immune. No? Immaginiamo lei con la sua bella vitamina C, con il suo bel sistema immunitario forte, Mhm. forte sia per far bene al suo corpo, ma forte anche per proteggersi da questi eventuali attacchi esterni. Quindi questi elementi possono per lei essere neutri, essere ininfluenti, pur esistendo. Per altri invece avranno anche una forte influenza, ma su di lei non influiscono. Lei li riesce a neutralizzare. La fiamma, devo stare con la mia fiamma entro Natale. Causa esoterica di questa, interessante, anche bella, bel progetto. Natale è proprio famiglia. Lei la vorrebbe chiaramente la famiglia, anche in un senso più moderno, che può significare animali più lei e il compagno e la casa. Il calore, ecco, vedo tipo di un fuoco acceso, che è il fuoco proprio della fiamma e il fuoco anche del calduccio quando fuori fa un po' freddo. Quindi per lei è importante il Natale, poi comunque me lo collega a un momento in generale importante per la sua famiglia, per la sua regione, un momento che può essere significativo, ecco. Mm. Ha proprio un valore nella tradizione. Quindi ce l'ha anche dentro di lei. E il Natale significa proprio famiglia, il Natale è un qualcosa che non va fatto in solitudine, no? Mhm. Per lei ha ancora questa valenza qua, il Natale. Va bene, cosa vuole fare Lorella? Ah, senti una cosa. Dimmi. Mi dici questa roba qua, che si deve riguardare lo specchio delle fiamme che è stato fatto il 21 di dicembre. Mm. Mm? E pubblicato il 23, con Esatto. tante persone che senza aver ancora visto la sessione avevano già incontrato proprio quel giorno la loro fiamma, tra cui Emanuele, il nostro amico. Sì. Mhm. Perché appunto era stata fatta proprio a ridosso del Natale, no? Come se lei guardandolo adesso ha la possibilità di prepararsi per questo Natale, no? Alla fine manca giusto qualche mese. Mhm. Devi farlo, di Per guardarselo anche 2 o 3 volte. la festa del sole. Ah, Tra l'altro un giorno in cui fanno dei sacrifici che non avete idea, proprio a nastro. Umani, Umani, attenzione. Ah, completista, è completista. Ok. Bene, cosa facciamo? Lorella cosa vuole fare? Non cosa le dico di fare, cosa vuole fare? lei è già ai cluster, sai? Mhm. Lei è già ai cluster e mi fa vedere una sola rosa in feltro. Sai Mm, quelle creazioni fatte mm. artigianali, no? Rossa Sì, o rosa? Rossa. rossa, rossa. Perché? Mm-mm. Un contratto, quindi. Un contratto, sì, come un amore che non si realizza mai, un amore finto, no? Fa di feltro, mica è vera questa rosa. Mhm. Mm.
Ma amore sentimentale, amore per un nuovo lavoro, amore di tutto, amore per la Sì, vita, plausibilmente di tutto, sì, sì, sì. quindi diciamo l'indecisione. Sì, perché lì è lo scatto importante che lei deve fare. Che nel momento in cui lei è risoluta, ma è risoluta a tutti i livelli, non deve essere solo risoluta a livello di pensiero, lei deve capire che c'è una mente che è oltre quella che lei concepisce che essere come mente. Mhm. Ehm, che è un qualcosa che è al di là del discorso conscio e inconscio. È l'anima che comunica con tutto, è l'anima che comunica con qualunque luogo, qualunque tempo, con tutte le sue vite, quindi è ben oltre la mente. Nel momento in cui lei, e lo può fare benissimo, riesce a dar spazio alla sua anima e quindi viene da sé la sua volontà, la sua decisione, la sua risolutezza, eh, si creerà tutto. Cioè si innescheranno in maniera meravigliosa una serie di fatti, si inanellano uno dietro l'altro, tali per cui lei riesce a realizzarsi sia professionalmente che sentimentalmente. Ok, le creiamo una maglietta bianca con una scritta sopra indecisa accanto alla rosa. Lei può rifiutare la maglietta, togliere la rosa, può togliere la rosa e indossare la maglietta, può buttare la maglietta e tenere la rosa, può, che ne so, fare una festa nel cluster con le amiche. Cosa fa? Continuiamo, è molto importante questa cosa. Continuiamo con l'indecisione. Mi fa vedere che mette questa rosellina qua al centro della maglietta, Mm? dove c'è la lettera I, indecisa, la I centrale. Mhm. Lì ci mette sovrapposta la rosa, stelo della rosa che corrisponde a questa lettera I. Poi vedo che appallottola la maglietta e dice adesso questa io la butto nel portale definitivo. È sicura? Non Molto. precipitiamo le cose, è sicura? Per cui il prossimo sternuto, il prossimo mal di gomito, il prossimo mal di piede, il prossimo gatto che fa una cazzata, il prossimo cane che esce o non esce dal cancello, è sicura? È sicura che non vado via da qui perché magari mi fanno una fattura, perché io sono andata via e non dovevo andarmene via, devo essere uguale a tutte le altre? È sicura? A qualunque costo? Lei al momento mi si presenta con una corona d'oro in testa. Lei dice io sono la regina. Oh, ma molto, molto bene, molto, molto bene, molto, molto bene. La vera regina, non quella cogliona che è appena morta, la vera regina si è autoincoronata. Non devo dire altro. L'oro, non devo dire altro. Se non sapete qual è il simbolo dell'oro e della corona, cercatevelo. Fate corona, significato esoterico, oro, significato esoterico. Non dobbiamo dire altro. Lasciamo agire Lorella, la regina, The Queen Lorella. Meglio di così, guarda, se poteva. Mm. Mi fa Siamo proprio passati dalle vedere, stalle alle stelle, oggi. vero? Number Mi one. fa vedere che con il suo scettro neanche la vuole più toccare questa maglietta. Mhm. La sposta con lo scettro. Con lo scettro sposta la maglietta, che ricordiamo dentro al suo interno aveva la rosellina finta, e butta il tutto dentro il portale definitivo e sempre con lo scettro chiude il portale definitivo, proprio con molta regalità. Ecco, tutto questo. Molto bene. Ad eternum, grande attenzione. Queen Lorella adesso ci fa vedere cosa fa.
Questo scettro me lo fa vedere come se fosse una sorta, sempre d'oro, un bastone un po' attorcigliato, come una di quelle colonne un po' a spirale, diciamo, e che termina tipo con una stella di cristallo, sai, tipo Swarovski, no? Una roba del genere. E vedo che è proprio da questa stella qua, all'apice quindi dello scettro, che lei genera il suo ad eternum, un po' muovendolo come se fosse, sai, una ginnasta di ginnastica ritmica. Mhm. Muove e crea così l'ad eternum. Ha un colore? Questo che mi ha fatto è bianco luminosissimo, giallino, però più bianco, bianco forte bianco. Ok, in una seconda sessione controllo come questa andiamo all'avatar. L'avatar solitamente o è un pezzo, qualcuno delle tue colleghe lo vede come se l'avatar fosse una torta a forma di uomo e quindi vede solo una fetta, anche scomposta, no? Se tu immagini di tagliare una fetta, non so, tra lo sterno, la spalla e il braccio, se è un pezzo di braccio, poi un buco e un pezzo di corpo. Oppure, non A so, me un pezzo invece di ha testa, lasciato un un pezzo di spalla. incisivo, Come? Un un dente, incisivo. un incisivo Destro? Sinistro? sinistro. So perché mi viene vampirismo, quindi quando prima hai parlato di... Energetico sicuro. sì, Sì. Eh, di un qualche cosa che la riguardava, che lei si regalava, che è certo, ha certo una che sì. componente... può essere collegato? Sì, sì. Molto bene, lo teniamo? Un No, incisivo no, va no, sempre comodo, no? no, No? Cosa fa no, questo. Regina Queen Lorella? Vedo che fa tipo come se fosse baseball, sempre col suo scettro, colpisce il dente e il dente così colpito va all'interno del portale definitivo. Chiude il portale definitivo, sempre così con questo scettro, crea l'ad eternum. Tra l'altro questa è un'indicazione anche proprio per lei, perché vedo che lei ha bisogno magari di accompagnare nella sua quotidianità, quando magari è da sola in casa, no? Ehm, la creazione degli ad eternum proprio con dei gesti. Se lei vuole può scegliere quella che può essere il suo scettro, la sua bacchetta, quella che lei eleggerà a sua bacchetta e disegnare con quello gli ad eternum, perché vedo che questa è come se l'aiutasse a crearli più potenti, è come se lei li percepisse maggiormente come sua creazione. Bene. E sta morendo da ridere adesso, ma proprio morendo da Vedi? ridere. Ok. Non è neanche una donna che ride così tanto. E Invece adesso infatti, sta, quindi sta ottimo. morendo da ridere. Come se fosse, boh, una cosa che faceva da bambina. Dopo ci racconterà. Va Eh bene. sì, era una roba che faceva da bambina. La Da bacchetta. recuperare, ecco. Recuperare la bacchetta subito. Ma Sì. fisica o così? Ipotetico. Anche se lei Anche. vuole per un po', all'inizio per un po' addirittura la può aiutare, perché qua per esempio me lo fa vedere, sai, con una di quelle caramelle a bastoncino colorate. Mhm. La Ma può anche un usare anche mestolo, eh. lei. Ma certo, Anche una penna. assolutamente. Magari non è così bella la penna. Quello che a lei piace, che sente che è quello lo strumento per creare l'ad eternum. Va bene. Io conosco uno che ha una penna con in fondo un cuoricino rosa. Di te. Conosco molto bene, molto Con la bene. piumetta. Con la piumetta, la piuma rosa che avvolge un cuore rosa di plastica. Che manco c'ha una figlia, c'ha un figlio questo. Non so perché si è comprato sta penna. Ho grande stima di lui, grande stima. No, non sono io, eh. Se no già una mi ha detto che aspettavo un figlio da una collaboratrice, se no finisce solo così. Bene, questa pazza completamente. Vabbè. Ok, bene, la regina ha tolto tutto. Ipotizzo. C'è ancora il drago, l'EDL, Sasso, entità mentale collettiva, maghi, malocchi e fattucchiere? No, 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 assolutamente.
Bene. C'è ancora quell'impianto mentale che non ricordo? A forbice non c'è più, no, no. Ok. Situazione fiamme, diversa o uguale? Mm. Questo veramente dipende da quello che vuole lei, perché è come se stesse ancora prendendo in considerazione, cioè la Sicilia ancora un po' la sta prendendo in considerazione, quindi Mhm. anche quella lì. E di pari passo, discorso lavoro, nuovo lavoro. Se ne va o non se ne va? Guarda, è come se mi dicesse che in verità, mm, allora, se lei vuole se ne può andare, però in verità questo lavoro qua legato alla Svizzera lo potrebbe fare in contemporanea con altro, cioè non è che ci si dovrebbe dedicare al 100%. Mhm. Ok, quindi potrebbe anche considerare degli spostamenti, non per forza un trasferimento definitivo. Cioè io vedo proprio che le opzioni per lei, ma ce ne sono diverse, Mhm. che lei le può assolutamente guardare tutte senza farsi prendere in alcun modo dall'ansia. E la sua PS assolutamente la orienterà in maniera molto chiara verso l'esperienza che per lei è più evolutiva, è migliore per lei. Bene, messaggio finale di Lorella a se stessa. Quanto sono bella con questa corona in testa. E quindi mi fa vedere come l'indossare questa corona le fa venir voglia anche di una serie di trasformazioni fisiche. Non so perché mi fa vedere le schiariture dei capelli. Perché Mhm. mi diceva con questa corona devo fare qualche schiaritura dei capelli. Quindi proprio anche un cambiamento che parte dall'esterno. Non so perché mi sta facendo vedere delle palline da tennis, come se le potessero anche essere utili per un po' una questione di stress, di ansia, tenerle in mano, ma anche utilizzarle da passare sotto i piedi e sotto la schiena, sai? Mm. L'aiuta molto questa cosa qui. Mm, poi mi fa vedere sì che sta scrivendo, fiumi di parole, scrive, scrive, scrive. Adesso me lo fa vedere sotto forma di un diario, come, no? Questa è proprio una cosa molto terapeutica per lei, lo scrivere. Deve farlo tutti i giorni. Questo è il messaggio? Allora, mi dice, procedi ad un ascolto tranquillo, senza ansia. Io ti parlo in ogni momento e non mi stanco mai di parlare con te. Credimi, io ci sono e voglio parlare con te, dice la sua anima. Mm. Cosa le può servire in termini pratici per riconnettersi un po' alla sua anima? Lei abita anche in un posto pieno di natura, pieno di elementi vicini alla PS, quindi il mare, la natura. C'è anche la montagna lì da lei, anche una signora Però montagna. mi fa vedere un vaso trasparente con dentro delle rose, questa volta sono rose vere, perché è come se la sua anima avesse un po' le sembianze di una rosa vera. E allora mi sembra che lei, sia toccando la setosità dei petali della rosa, sia annusandone il profumo, sia agevolata in questo modo nel connettersi con la propria anima. Di provare a fare questo. Va bene. Come la vedi? La fede c'è ancora? L'ha tolta, l'ha messa lì davanti a sé e dice qualcosa tipo: Ho tempo per decidere, non c'è fretta. Mi guardo la sessione, riferendosi proprio alla sessione dello specchio delle fiamme. Mhm, mhm. E poi deciderà?
e poi c'è un click, scatta qualcosa, c'è un click. La vedo proprio più fiduciosa, più leggera, non ci sono più sassi, quindi lei è proprio più leggera e si affiderà molto di più a se stessa. Benissimo. La vedi più sicura, solida? La vedi indecisa? La vedo proprio che si mette il blush, il fard alle guance, di questo Mhm, colore pesca, direi, no? mhm. Proprio per indicare come si è rivitalizzata, ok? Ha preso un colorito più sano, più vitale. E quindi no, via l'indecisione, anzi, vedo proprio che ha fiducia in se stessa Bene. e che ha anche voglia di misurarsi proprio, sai, con queste scelte adesso. Vorrei che lei visualizzasse il titolo di questa sessione, indecisa, e lavorasse su 2 lettere di questa parola per chiudere la sessione. Le prime 2. Mhm. In. E mi fa vedere lei che va dentro di sé. Cosa fa su in? Vedo che va dentro di sé, è proprio in, come dentro, no? Che bella questa cosa. Mm. Indecisa diventa dentro la decisione, dentro l'essere decisa. In Mm. spazio decisa. Sì. Molto bello, non avevo pensato così, pensavo che lei cancellasse in e restasse decisa. Invece vedi che le strade della creazione nostra sono infinite. Nostra sono infinite. Molto bene. Disconnettiti, Monica, da tutto e tutti.